Ho avuto la fortuna di praticare la passione della mia vita a livello agonistico per ben 26 anni, 10 da professionista. Ma per me il ciclismo non è stato soltanto performance, sforzi estremi oppure grande sacrificio. Per me è stato anche vivere l'emozione di correre quelle gare che sognavo di fare quando ero un ragazzino. È stato creare amicizie importanti tra i compagni di squadra oppure trovare la gioia nell'aver lavorato per il successo dei miei capitani. I momenti belli sono stati tanti, ma anche quelli in cui ho patito delusioni cocenti non scherzano. Tra queste delusioni ce n'è una in particolare. Risale a quel 19 maggio del Giro d'Italia 2015. Era la 10ª tappa. In questa puntata, con l'aiuto degli altri protagonisti di quella giornata, ve la racconterò. Il Giro d'Italia fino a quel punto era stato molto combattuto, diciamo. Ogni giorno c'erano attacchi, c'erano cadute, c'era stress. Io ero alla Cannondale e il nostro capitano era Raid Regidal, aveva già vinto un Giro d'Italia nel 2012, quindi il compito di corridori come me era quello di lavorare in pianura per tenerlo lontano dai pericoli. Tra l'altro nella tappa di Genova, che era la seconda tappa, era rimasto coinvolto in una caduta, aveva già perso secondi importanti, quindi c'era abbastanza stress intorno alla squadra. Io ero già andato in fuga un giorno nella tappa di Montecatini, era mi sembra la quinta tappa, avevo già fatto 180 km in fuga. Eravamo arrivati al riposo tutti molto stanchi in gruppo. Durante il giorno di riposo ho covato dentro di me questo desiderio di provare ad andare in fuga ancora un'altra volta. Il giorno dopo c'era la tappa che partiva da Civitanova Marche e arrivava a Forlì, a pochi chilometri da casa mia. Io vado da Charlie Vegelius, che era uno dei 2 direttori sportivi in quel Giro d'Italia, e gli dico che avevo intenzione di andare in fuga il giorno dopo. Lui era contrariato, mi disse: Ala, non fare stupidaggini, ci servi per Egedal, sei importante perché fai un bel lavoro in pianura per tenerlo davanti, per insomma aiutarlo, e quindi non ti bruciare andando in una fuga che tanto non arriverà mai. A quel punto gli dico che per me andare in fuga quel giorno sarebbe molto importante, perché arrivo in Romagna, potrebbe essere anche il mio ultimo Giro d'Italia. Sento che devo farlo, anche perché mio nonno, al quale ero molto legato, era scomparso qualche anno prima. Gli avevo promesso che avrei fatto qualcosa di speciale che gli avrei dedicato. Comunque avevo un insieme di emozioni, non era solo quello, erano più cose. Sentivo che era da fare quella cosa, insomma. A quel punto Vegelius è costretto ad accettare. Non mi restava altro che trovare dei buoni compagni di fuga, perché sapevo benissimo che in una tappa del genere, dopo il giorno di riposo, il gruppo avrebbe lasciato andare via la fuga al primo scatto. Mi avvicino a Malaguti, era mio compagno di allenamenti. Il primo ricordo che ho di quella tappa è sicuramente il villaggio di partenza, tutta la gente a Civitanova. Io ho corso del dilettante lì vicino a Montegranaro, quindi avevo veramente tanta gente che mi è venuta a salutare, che non vedevo da tempo. Già l'emozione della partenza era importante, poi il pensiero anche che dopo 200 km sarei arrivato nella mia città, Forlì. L'arrivo era veramente a 5 km da casa, su una strada che facevo tutti i giorni in allenamento. E poi vado da Roberto Reverberi, che era direttore sportivo che ho avuto nei primi anni da professionista, dicendogli di mettere anche lui un uomo. Penso che un corridore lo potesse trovare senza problemi. Infatti disse che Bohem era disposto a entrare nella fuga. E poi andai da Frapporti dell'Androni, che era un attaccante nato, uno proprio che si buttava sempre nelle fughe, e lui accetta. Lui non vedeva l'ora. Vado da Busato. Il primo ricordo di quella tappa è stato Alan, che prima della partenza veniva da me a chiedermi
cosa avevo in mente di fare. Lui mi chiese se mi andava di andare in fuga con lui, di provarci, e non c'era nient'altro da fare. Io dissi va bene e fu così che partimmo. Partiamo, ma al primo scatto non va. A Porti non va bene perché c'era Viviani alla Sky che era contrariato sul fatto che Porti potesse andare in fuga perché con i traguardi volanti poteva rubargli via la maglia della classifica a punti. Quindi ci riprendono, ripartiamo di nuovo e entra a quel punto Gatto della Androni, compagno di squadra di Frapporti. Era un giro dove la condizione non era brillante, quindi non potevo permettermi di fare certe azioni. C'era l'idea di provare ad andare in fuga e ecco, quel giorno là magari era una tappa giusta per provare magari a farsi vedere dopo delle tappe un po' in anonimato, ecco. La tappa era di 200 km. Sapevamo benissimo che non potevamo spingere a tutta dall'inizio. La tattica era chiara: spingere in maniera regolare. Quando si arrivava a Rimini, a circa 50 km dall'arrivo, dove il vento, secondo le previsioni, doveva essere favorevole, avremmo spinto a quel punto a tutta, pancia a terra fino all'arrivo. Il mio obiettivo principale, il nostro obiettivo della fuga, diciamo, era quello di arrivare più avanti possibile. Io passavo dal mio paese a 5 km dall'arrivo, proprio lì avrei trovato tutti i miei compaesani con la maglia del Fans Club, quindi diciamo che inizialmente il mio arrivo era lì. Quindi durante la fuga, nella prima parte, diciamo che si scherzava anche con i componenti di quel drappello. Parlavo con Gatto più volte. Gatto si lamentava per essere entrato in quella fuga, dicendo che l'ultima volta che era entrato in una fuga era allievo, era un ragazzino di 16 anni. Lui di solito è un abituato ad aspettare la parte finale della gara per attaccare. Per lui era un po' insolito trovarsi in una fuga a 200 km dal traguardo. Ala, che sembrava ogni tanto che fosse Moser mentre stava tentando il record dell'ora, era un po' euforico e quindi bisognava anche un po' calmarlo. Però ricordo che mi disse una cosa: Alan, Maranga, non arriviamo, ma se arriviamo io non ti corro contro. E a quel punto ho pensato, alla fine è impossibile arrivare, però Oscar, apprezzo quello che dici. Fatto sta che a Rimini si accelera di brutto. Dietro non si capiva chi voleva tirare, chi non voleva tirare, perché non ci hanno mai lasciato tanto. Però è anche vero che non sembrava, dalle informazioni che ci arrivavano alla radio, non sembrava che molte squadre avessero voglia di tirare. Negli ultimi 30-40 km dove il vento era favorevole, lì abbiamo forzato al massimo, e anche perché ci rendavamo conto che c'erano delle possibilità per arrivare all'arrivo. Abbiamo spinto veramente alla morte. Ricordo che si viaggiava a tratti a 58 all'ora. Noi davanti stavamo spingendo forte, avevamo iniziato ad andare d'accordo, era praticamente una cronometro a squadre e viaggiavamo sempre sul filo dei 60 all'ora. Quindi abbiamo sfruttato al massimo il vento favorevole. Tutti collaboravano, ma la Guti quando rientrava dalla tirata tendeva a voler rientrare anzitempo nella fila. Io tutte le volte lo spingevo fuori. Stai fuori, rientra dopo. Si viaggiava a velocità pazzesca. I miei pensieri erano fissi all'arrivo, cercare di dare il massimo e di sfruttare al massimo l'occasione che mi era capitata. Però, nonostante tutto, ancora facevo fatica a credere che potessimo arrivare. Finché noi siamo avvicinati a Forlì, il vantaggio era ancora superiore al minuto.
cavoli, sta a vedere che ce la facciamo. A quel punto fora gatto. E per me basta, si sono chiusi i giochi. Procediamo in 4, sempre di comune accordo. Quando siamo a circa 5 km dall'arrivo ci comunicano, almeno mi comunicano per radio, il direttore mi comunica che abbiamo ancora 50 secondi. Quando lo dico a Gnula, è il soprannome di Malaguti in romagnolo, dico Gnula, abbiamo una cinquantina di secondi. Lui mi guarda con questi due occhi pallati, sembrava fuori di sé. E ho iniziato a farmi i conti, guardavo la velocità 60 all'ora, dietro per chiuderci o vanno a 70 all'ora fissi, ed è fisicamente impossibile, anche 72-73, o non ci prendono. A 5 km all'arrivo sono passato dal mio paese e mi è quasi scesa una lacrima a vedere tutti i miei compaesani lì con la maglia del Fans Club. 3 km, passiamo davanti al mio fan club, gli saluto, non so perché mi ero convinto di farcela, che tutto sarebbe andato per il verso giusto. Prima di entrare nel centro di Forlì comunque non c'era più collaborazione. Vi ricordo che Malaguti tirava pochi metri, Busato idem, Buen si stava innervosendo tantissimo. Nel finale ho solo dei fotogrammi, non ricordo bene perché ero veramente oltre il limite, e ricordo vivamente come un bagliore quando siamo entrati in piazza Forlì, mi vengono ancora i brividi al pensiero, misto a una fatica strana che non avevo veramente mai fatto. A un certo punto prendo la testa del gruppetto e ricordo benissimo, ai 1800 metri all'arrivo mi giro e Malaguti, Gnula, mi aveva fatto il buco, aveva rallentato per farmi andare. A quel punto ho pensato, forse vuole collaborare, cioè se parto a questo punto lui sta sulle ruote e prova a vincere lo sprint. Quindi parto. Con tutto quello che avevo in corpo, tutte le forze che mi erano rimaste. Ricordo il boato della piazza di Forlì, ricordo l'adrenalina che avevo dentro, ricordo che ho pensato, sta a vedere che vinco una tappa al giro. Incredibile. Avevo tanti pensieri che mi scorrevano nella mente in quei pochi secondi. Ricordo però che non ero lucidissimo. Avevo fatto una bella sparata, però non come avrei voluto. Purtroppo la benzina rimasta era davvero poca. Faccio una curva, la curva dentro la piazza che portava poi verso l'arrivo, la faccio piano, troppo piano. Non so, ero nel pavé, ero sul pavé della piazza, mi sentivo tremare, mi sentivo proprio come se inconsciamente avessi quasi paura di vincere. Però mi giro, avevo ancora un buon vantaggio. Ricordo che però ai 200-250 metri guardavo la mia ruota dietro così, facendo così con la testa da sotto, e ho visto che c'era la ruota di qualcuno, non sapevo chi fosse. In quell'esatto momento ho capito che il mio sogno era svanito, era tutto finito. Però a quel punto fare secondo o 200° era la stessa cosa, no? Avevo vissuto delle emozioni fortissime, volevo farmi vedere, però dal momento che ero lì volevo vincere, quindi fare secondo per me non contava più nulla. A quel punto ho visto Buen che mi sfreccia di fianco a doppia velocità, e mi passano poi di seguito anche Busato e Malaguti e smetto praticamente di pedalare, non mi interessava più sinceramente nessun altro tipo di piazzamento. Mi giro indietro e vedo che comunque il gruppo era ancora abbastanza distante e chiudo al 4° posto.
dopo l'arrivo scoppio in lacrime. La prima reazione che ho avuto è stata quella di piangere, perché avevo visto il successo così vicino, ero così a un passo, cavoli, che avevo cullato proprio il sogno della vittoria ed era svanito così, proprio all'ultimo momento. Poi rientrando verso il bus per andare a fare la doccia, mi fermano più persone che conoscevo, perché eravamo vicinissimo a casa mia, e tutti mi dicono che la tappa me l'ha fatta perdere Malaguti, Gnula, che mi è venuto a prendere più volte perché hanno guardato il finale del maxi schermo e io non ci volevo credere. Invece era proprio così. Lui ha provato più volte a partire dietro, portandosi dietro gli altri due, e alla fine ha fatto la sua corsa, per carità. Se tornassi indietro, cosa cambierei di questa tappa? Beh, sicuramente il finale, perché come ho detto prima non ero più lucido e non ho ragionato abbastanza tra gambe e testa. Ha avuto il sopravvento la testa, ma le gambe purtroppo non seguivano. Quindi sicuramente gestirei in maniera diversa il finale. Gestirei in maniera diversa anche in realtà i chilometri precedenti, perché dal meno 50 al meno 3 a tutta pancia a terra senza risparmiare un briciolo di energia pur di provare a giocarsi questa grande occasione, e questo sicuramente lo rifarei. Se avessi gestito meglio prima probabilmente anche il finale sarebbe stato diverso. Il ciclismo è questo, ognuno corre per la propria squadra, c'è i propri obiettivi, i propri traguardi, quindi è andata così. Sicuramente mi dispiace perché di tutti quelli in fuga, ecco, avevo questa magari simpatia verso Alan e mi dispiace di questo. Se potessi tornare indietro, cambierei nulla a parte l'ultima curva, in cui non ho creduto abbastanza nelle mie possibilità. Pensavo di averne meno rispetto a quello che avevo nelle gambe. Ho perso 5 metri da Bohème e mi sono stati fatali per l'arrivo. Se potessi tornare indietro, non lo so, probabilmente aspetterei lo sprint. Terrei quella cartuccia solo per provare a vincere in volata. Però ormai il passato non si può cambiare. Probabilmente doveva andare così. Probabilmente se avessi aspettato a partire, il gruppo ci aveva ripreso, perché non si collaborava più, eravamo quasi fermi, quindi magari il gruppo a 60 all'ora ci avrebbe risucchiato. Però alla fine ho pensato che una tappa al giro l'hanno vinta in tanti, mentre riuscire a vincere l'unica gara nell'ultima gara della carriera non l'hanno fatto in tanti. Diciamo che vincere all'ultima gara è stato una specie di ricompensa per le delusioni che ho dovuto patire nel corso della mia carriera. La cosa più bella è stata vivere un'emozione speciale, riuscire a essere a giocarsi una tappa al giro, che era il sogno di quando ero ragazzino, vincere una tappa al giro. Ci sono andato vicinissimo, ci è mancato poco, però ho sentito il sapore, ho sentito cosa voleva dire. Poi alla fine ho sentito solo il sapore, non sono riuscito a mangiarlo, però tutto sommato è stata una bella avventura.